Ciao ragazzi, benvenuti in questo video. Sarà un video più lungo dei soliti, quindi se ti interessa l'argomento di cui adesso ti parlo, prenditi un po' di tempo perché sarà molto importante, faremo dei ragionamenti molto profondi. Mi trovo a Lago del Turano, quello lì è Colle di Tora, il paesino dove è cresciuto mio padre e dove in parte sono cresciuto anch'io perché venivamo spessissimo da Roma qui, soprattutto l'estate, che è molto bello. Un po' di tempo fa ho fatto un sogno molto potente. Ero su un elicottero ad una quota altissima, senza cuffie e con un paracadute. Arriviamo alti, non mi ricordo quanto era alto, ma era veramente alto tanto. E c'era una persona che mi reggeva da dietro la schiena e mi diceva: vai, buttati, 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 vai, buttati. E io mi sono buttato una volta con il paracadute in tandem, ma non so farlo da solo, non l'ho mai fatto. E quindi avevo paura, dicevo: no, ma non lo so fare, no, non lo so fare, non voglio buttarmi. E lui continuava: buttati, ma sempre con un atteggiamento sempre più arrogante, sempre più forte, sempre più violento. Buttati, buttati, cosa fai? Non credi in te stesso? Buttati, buttati. Questa pretesa verso di me fortissima. E ad un certo punto, nel sogno, ho avuto come la sensazione che la persona che mi stava dicendo di buttarmi ero io. Mi sono svegliato tutto sudato ed è stato veramente stancante come sogno, sai, quei sogni che ti svegli veramente toccato in qualche modo. I sogni ci parlano del nostro inconscio, quindi ci raccontano come stiamo in profondità, come ci trattiamo, quali sono le storie nascoste. Ovviamente i sogni magari ce le trasportano, ce le portano in modo particolare, dobbiamo un po' interpretarlo, però se ci mettiamo l'attenzione possono insegnarci tanto. Quanto sei severo con te stesso? Quanto sei severa con te stessa? Questa è una bella domanda. Da quando siamo piccoli ci hanno allenati a dover dimostrare, a diventare genitori di noi stessi, ad essere severi con noi stessi. Il grande Bern ci ha parlato tanto di questo, fino al punto da tirare fuori questa bellissima definizione dove noi non siamo ok, noi non andiamo mai bene, noi dobbiamo sempre fare di più, dobbiamo sempre prendere bei voti, andare bene a scuola, andare all'università, fare tutto il percorso scritto perché bisogna dimostrare di essere dei bravi figli. Questo però poi ha delle ripercussioni inevitabilmente distruttive per la nostra vita e per la vita delle persone che vivono intorno a noi. Questa elevata pretesa non è sostenibile e può sfociare in diverse situazioni, in diverse dinamiche. Una è quella dove diventi l'illusione di ciò che dovresti essere e quindi inizi a proiettare davanti a te l'immagine della persona che tutti vorrebbero e che anche tu vorresti. Quindi un'immagine di una persona forte, di una persona capace, di una persona sempre positiva, che risolve sempre i problemi, che si prende tutte le responsabilità, una persona che deve cambiare tutto e tutti, una persona capace di ogni cosa, una persona che non si lamenta, una persona diversa, una persona oltre gli schemi. A parte che una persona così, diciamocelo chiaramente, non penso che esista. Sempre positiva, ma quando mai? È impossibile essere sempre positivi. E comunque questa immagine pesa, perché
per quanto tu possa credere che non esista una persona così, poi effettivamente è quello che tu vuoi per te stesso, è quello che proietti. E la fregatura è che poi noi, sforzandoci, riusciamo ad interpretare questo ruolo della persona sempre felice, sempre positiva, coraggiosa, determinata. E quell'immagine di noi stessi ci piace talmente tanto che ci identifichiamo con quella, dimenticandoci di chi siamo davvero. Cioè, dimenticandoci di noi, della cosa più importante che c'è. E quindi sicuramente poi diventa un peso, un fardello difficile da portare. Soprattutto insostenibile. Cioè arriva un giorno in cui devi fare i conti con te stesso, arriverà la stanchezza, arriverà una malattia, arriveranno difficoltà troppo grandi e tu non sarai nemmeno più in grado di alzare la mano e chiedere aiuto, perché non l'hai mai fatto. Tu avrai difficoltà a mostrarti vulnerabile, a mostrarti fragile, perché non l'hai mai fatto, quantomeno davanti agli altri. E quindi diventerà complicato. E ci sarà questa persona che ti dirà vai, vai, continuerà a spingerti, a pretendere. E allora arriverà un momento in cui dovrai accogliere tutto questo, vederlo e iniziare a capire cosa c'è per te, cosa vuole insegnarti. E sicuramente questo è un bel processo. Un'altra modalità opposta a quella che ti ho appena spiegato è quella di chiudersi, di deprimersi, è quella di diventare le vittime del mondo. Diventare vittime del mondo comunque ha dei benefici, perché noi siamo i più sfigati, siamo i più sfortunati, quelli che non gliene va mai bene una, quelli che hanno avuto tutte le sfighe del mondo in passato, quelli che non hanno avuto questo, non hanno avuto quello, quello che se fosse così sarebbe meglio, quello che non va mai bene come stiamo vivendo la vita, ci manca sempre qualcosa. È pesante vivere così, veramente molto pesante. E molte persone purtroppo vivono in questi due estremi. C'è chi si porta troppo peso e chi il peso non vuole proprio prenderselo, ma comunque non prendendosi quel peso porta comunque con sé un altro peso. Non è facile andare oltre tutto questo. Ci vuole un viaggio, un percorso, bisogna essere in ascolto, bisogna avere voglia di guardare dentro queste dinamiche e quindi accettare anche il fatto che magari abbiamo sbagliato qualcosa, che magari abbiamo dato delle colpe, che magari ci siamo comportati male, ma sono state tutte reazioni, non siamo cattivi, nessuno è cattivo. Sono persone che hanno dei conflitti irrisolti, che non sanno gestire in modo diverso e allora quello che tu vedi manifestato è l'unico modo che hanno per cercare di andare avanti, cercare di sopravvivere. Allora non dobbiamo giustificarli, ma dobbiamo comprenderli. E comprendendo gli altri impariamo anche a comprendere noi stessi. Qui praticamente ci arriva il lago quando è alto, perché è un lago artificiale. Infatti crescono queste piante particolari. Faccio vedere. Bellissimo. Allora cosa possiamo fare? Possiamo iniziare quantomeno ad osservarci nei nostri comportamenti, iniziando ad individuare da cosa stiamo scappando, cosa stiamo nascondendo, quale maschera stiamo portando. È un viaggio lungo di auto-osservazione, sicuramente puoi farti aiutare da esperti, da psicoterapeuti, puoi farti aiutare da chi fa analisi transazionale, anche un coach può aiutarti a vedere alcune cose, sicuramente fare un corso, un percorso come anche quelli che facciamo noi può aiutarti. A me hanno aiutato tutte queste cose,
perché ho capito anni fa, e sono molto grato di questo, che non viviamo per conquistare chissà che cosa, per raggiungere chissà quale obiettivo. Viviamo proprio per compiere questa nostra evoluzione. È la cosa più pazzesca, è veramente lo scopo più elevato. Dare un senso alla nostra storia, dare un senso a chi siamo, e dando un senso a chi siamo, scoprire chi siamo davvero, oltre ciò che crediamo di essere. È stupendo. E quando capisci questo, allora tutto il resto è secondario. E la tua consapevolezza è primaria, il tuo percorso è primario, il rapporto che hai con te stesso è primario. E allora tutto riprende il suo giusto equilibrio, inizi a conoscerti più in profondità. A me piace dire diventi prevedibile a te stesso, ovvero ti conosci in profondità. Sai cosa nascondi, sai di cosa hai paura, sai cosa ti allontana dalla persona che vuoi davvero essere, e allora piano piano inizi ad accogliere tutto questo. Ti auguro un buon viaggio, spero che questo video ti sia stato utile, un po' una chiacchierata, e ci vediamo presto.